Ciao ragazzi, oggi parliamo di David Dares, un atleta che ebbe una discreta notorietà e visibilità nel bodybuilding degli anni 90, in un periodo molto competitivo. Pur non essendo un colosso col suo 1,68 m di statura, David è riuscito ad affermarsi nei ranghi del bodybuilding professionistico IFBB grazie al fisico classico simmetrico ben proporzionato e all'ottima condizione che riusciva a portare sul palco, che gli ha permesso di rivaleggiare con atleti molto più imponenti di lui. E se non fosse stato per il fatto di avere tradito, per così dire, la IFBB nei primi anni 90 per passare a far parte della sfortunata WBF di Vince McMahon, forse avrebbe potuto aspirare a risultati agonistici molto più prestigiosi di quanto non sia riuscito a concretizzare. Ma purtroppo, al conseguente rientro nei ranghi IFBB, la politica della federazione ne penalizzò in parte i risultati di gara. Conosciuto come il ragazzo selvaggio del bodybuilding, Dares è stato un personaggio sopra le righe sia sopra che fuori dal palco, simbolo di chi vive una vita veloce, senza freni, cercando di apprezzare ogni singolo istante come se non ci fosse un domani, ma anche un individuo che si è lasciato andare ad ogni tipo di eccesso, con gli steroidi, le droghe ricreative, l'alcol, comportamenti che gli hanno procurato problemi di ogni genere, sia sul piano legale che nella vita privata, personale, minandone infine la salute. Sparito dalle scene dopo essersi ritirato dal bodybuilding agonistico all'inizio degli anni 2000, Dares è in qualche modo tornato alla notorietà nell'epoca dei social, da quando nel 2014 ha cominciato a postare sul web informazioni riguardo le sue tribolazioni di vita, parlando con grande onestà e trasparenza dei problemi causati dal suo uso di droghe ricreative, i problemi con la polizia, col lavoro, gli infortuni, i problemi di salute e i numerosi interventi chirurgici a cui ha dovuto sottoporsi. Ricordando alcune sue considerazioni fatte in età matura, ebbe a dire: «Per tutta la vita ho solo sentito dire, un giorno dovrai pagare le conseguenze per il modo folle in cui stai vivendo». Avevano ragione. Questi ultimi 4 anni sono stati i più difficili della mia vita. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera agonistica. Enjoy! David Dares nasce l'11 dicembre 1963 ad Akron, in Ohio, in una famiglia con 4 figli, 3 maschi e una femmina. Sin da ragazzo è sportivo, pratica il football, il wrestling e le arti marziali. Comincia ad allenarsi con i pesi per riabilitare un ginocchio lesionato a seguito di un infortunio che aveva subito giocando a football e rimane impressionato dallo sviluppo fisico che riesce ad ottenere allenandosi con i pesi. Dotato di uno spirito artistico, David rimane affascinato da come l'allenamento con i pesi permetta di modellare il corpo secondo la propria visione artistica e si appassiona al bodybuilding. Spirito competitivo, comincia a gareggiare nel 1981, a 17 anni, partecipando al Natural Ohio Teenager, gara dove si classifica quarto su 5 concorrenti nella sua categoria, un piazzamento che prende con positività. Invece di deprimersi, capisce che è riuscito a battere un concorrente e che può migliorare per superare anche altri atleti. Torna in palestra con rinnovato entusiasmo, continuando a fare esperienza, a crescere e comincia a farsi conoscere nel settore, partecipando a diverse gare locali. Nel 1983 vince il titolo di Mr. Ohio e decide che è arrivato il momento di prendere parte a competizioni di livello superiore. Nel 1986 partecipa ai campionati NPC Nationals, classificandosi solo 13° nei pesi medi, in una line-up estremamente competitiva. È un battesimo di fuoco, una forte delusione, ma David non si scoraggia, torna in palestra con entusiasmo e passione e lavora per costruire quanta più muscolatura possibile, senza perdere la simmetria del suo fisico. Lontano dalle competizioni aumenta fino a 113 kg, per poi calare a 85 definendosi per gareggiare nei pesi medio-massimi. Nel 1988 torna sul palco ai campionati Junior USA, classificandosi quinto nella categoria dei pesi medio-massimi. L'anno seguente, nel 1989, finalmente la svolta. Si ripropone ai campionati NPC Nationals significativamente migliorato e si aggiudica la vittoria della categoria dei pesi medi conquistando la Pro Card IFBB. È un sogno che si avvera. Con un peso sui 100 kg, di muscoli definiti e cesellati ben distribuiti su 1,68 m di statura, esordisce sul circuito pro IFBB nel 1990, conquistando un ottimo terzo posto al Niagara Falls Pro Invitational, dietro a Eddie Robinson e Danny Padilla. Un esordio brillante, alla sua prima gara come pro si qualifica per il Mister Olympia. Lo stesso anno sarà 12° alla Notte dei Campioni.
Ma mentre David stava cominciando la sua scalata nei ranghi del bodybuilding professionistico IFBB, arriva la proposta di Vince McMahon, che lo invita a gareggiare nella sua nuova federazione, la WBF, e sostiene la proposta con un'offerta economica importante. Inizialmente David è titubante, ha bisogno di soldi, ma non vuole fare sgarbi alla IFBB, perciò fa presente la sua situazione e si confronta con Joe Weider, che dal canto suo però non si mostra interessato ad aumentare gli ingaggi e i premi in denaro per i bodybuilder pro IFBB. Di conseguenza David decide di passare alla WBF, scelta che afferma di non avere mai rimpianto. Nella WBF David viene promosso come The Rock and Roll Wild Child, cioè il ragazzo selvaggio del rock and roll, per il suo stile senza freni mostrato sia sul palco che nella vita quotidiana. Ma purtroppo la WBF ha vita breve e nel 1993 David torna a gareggiare nei ranghi della IFBB e deve pagare il prezzo della sua defezione nella WBF, sia pagando delle multe per essere reintegrato, sia subendo, a suo parere, penalizzazioni nei piazzamenti in gara. Torna a calcare i palchi IFBB a Niagara Falls Pro Invitational del 1993, dove sarà quinto davanti a Ronnie Coleman, in una gara che fu vinta dal nostro fantastico Mauro Sarni. Continuerà a gareggiare sul circuito pro IFBB fino al 2001. Tra i punti salienti della sua carriera ricordiamo i 2 terzi posti ottenuti nel 1994 rispettivamente a Niagara Falls Pro Invitational e al San José Pro Invitational. Ricordiamo anche che nella sua unica partecipazione al Mister Olympia, sempre nel 1994, si classificò nelle ultime posizioni, nonostante l'ottima forma presentata sul palco e le grandi aspettative di entrare fra i primi 10. Ritiene di essere stato fortemente penalizzato per ragioni politiche in quell'occasione. A conferma di ciò riporta che solo poche settimane dopo l'Olimpia, durante il tour dei Grand Prix europei che si svolse a seguire, si piazzò ripetutamente davanti a diversi avversari che lo avevano superato all'Olimpia. Del resto sappiamo bene tutti che la politica l'ha sempre fatta da padrona al Mister Olympia. David concluderà la carriera agonistica nel 2001 partecipando al Toronto Pro, gara dove comunque finì nelle ultime posizioni di classifica. Dopo la carriera sportiva, Derz ha continuato a rimanere vicino al mondo del fitness lavorando come personal trainer. Ma al di là delle prestazioni sui palchi di gara e delle luci della ribalta, la carriera sportiva e la vita di David sono state costellate da eccessi in ogni senso, con problemi di dipendenza dalle droghe ricreative e dall'alcol, problemi con la legge, difficoltà economiche e numerosi problemi di salute. Di fatto lo stile di vita da rockstar del simpatico David ad un certo punto gli ha presentato un conto salato da pagare. Si dice che abbia subito una 50ina di interventi chirurgici, a causa di infortuni avvenuti sia in palestra che fuori e problemi cardiaci originati dal suo stile di vita sfrenato. Del resto lo stesso David pensava che non sarebbe arrivato ad oltre 30 anni e voleva vivere al massimo il suo tempo, ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue considerazioni al riguardo. Penso che vivere al limite sia l'unico modo di vivere. Sono molto estremista e se la mia auto può andare a 200 km all'ora, perché non farla andare a 200 km orari? Ho sempre pensato che non sarei arrivato ai 30 anni. Quando avevo 18-19 anni mi dicevo: voglio vivere la mia vita così velocemente e così intensamente da non avere rimpianti e godermi ogni fottuta cosa che posso. Non arriverò a 30 anni. E non avevo un piano B nel caso fossi vissuto più a lungo. Quindi dai 30 ai 55 anni mi sono dovuto arrabattare. Nonostante nel tempo David avesse cambiato mentalità, a 50 anni la sua salute era compromessa. Morirà il 5 agosto 2019 per complicazioni cardiache legate ad un intervento chirurgico, ma riuscito ad un bicipite. Aveva 55 anni, lascia la fidanzata e 3 figli. In palestra David aveva un approccio istintivo. La sua forte motivazione per eccellere lo spingeva a dare sempre il massimo, ma cambiava spesso la tabella di allenamento, gestendo, in base alle sensazioni del momento, la selezione dei carichi da utilizzare ed il numero di serie e ripetizioni da eseguire in una data giornata. All'apice della sua carriera professionale si allenava utilizzando una split routine che lo vedeva impegnare direttamente ogni gruppo muscolare una volta a settimana, con una programmazione del tipo: lunedì petto, martedì schiena, mercoledì riposo, giovedì braccia, venerdì gambe, sabato spalle, domenica riposo e poi ripeteva il ciclo di allenamento settimanale.
Un tipico allenamento per il petto di David comprendeva i seguenti esercizi: distensioni su panca piana con manubri, distensioni su panca inclinata con manubri, croce al pec deck, croce ai cavi incrociati. Eseguiva ogni esercizio in modalità a piramide inversa. Di fatto, dopo un paio di serie di riscaldamento, eseguiva una serie col massimo carico per 3-4 ripetizioni e poi abbassava il carico ed eseguiva ancora alcune serie di lavoro, spesso usando anche la tecnica dei drop set. Riteneva fondamentale imparare dai propri errori, anche se ammette che lui non è sempre riuscito a fare tesoro delle esperienze passate, a causa delle difficoltà incontrate nel frenarsi in allenamento, situazione che lo ha portato a incappare in molteplici infortuni che con la sua esperienza avrebbe potuto evitare. Famoso per la splendida condizione che portava sul palco di gara, con dettagli e striature su tutto il corpo, David cominciava la dieta pre-contest ben 18 settimane prima di una competizione e regolava i suoi macro di settimana in settimana, in funzione di come si vedeva allo specchio, privilegiando un'alimentazione ad alte proteine, medi carboidrati e pochi grassi, in linea con le pratiche dell'epoca. Riassumendo, David Derz è stato un personaggio di spicco del bodybuilding degli anni 90. Ottimo atleta, parte di quella schiera di campioni, non enormi ma dotati di un fisico bilanciato ed estetico, che con un'ottima condizione di gara riuscivano ancora a imporsi fino alla metà degli anni 90, sulla linea di Frank Zane, Lila Brada e Sean Ray. Atleta motivato, spirito artistico, ma anche personaggio controverso con uno stile di vita da rockstar che sembrava ispirato a canzoni di Vasco Rossi quali Bado al massimo e Vita spericolata, Derz è stato in un certo senso il peggior nemico di se stesso e nel tempo si è trovato a dover fare i conti con i postumi del suo stile di vita sfrenato. Lungi dal voler esprimere giudizi, noi lo ricordiamo per l'animale da palcoscenico che era, consapevoli, come ribadito da lui stesso del resto, che una vita fatta di esagerazioni ed abusi alla fine presenta sempre il conto da pagare e molto spesso è troppo tardi per rimediare. Meditate gente, meditate. Ciao, alla prossima!